Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi parliamo di medium e di preparazione dei colori. Quindi è un video dedicato a chi è agli inizi con la fluid art e fatica ad orientarsi nel mondo dei medium e a capire la differenza tra i vari medium e a preparare correttamente i colori. Allora, innanzitutto capiamo il perché in fluid art bisogna utilizzare il medium, perché al nostro colore acrilico dobbiamo unire uno di questi prodotti che vedete qua davanti e non possiamo magari diluirli soltanto con l'acqua. In realtà i motivi sono diversi e quindi iniziamo a vedere il primo. Il primo motivo è che il medium garantisce un flusso di colata controllato e uniforme. Noi quando cogliamo e versiamo, il flusso deve scendere in modo uniforme e possibilmente il più controllato possibile. Inoltre, tutti i medium che utilizziamo cioè asciugano trasparenti, quindi sono neutri, non vanno ad alterare l'intensità e la vivacità del colore. Per cui, a differenza dell'acqua, rispettano appunto il pigmento stesso e ne mantengono inalterata le proprietà. Ok? Se dovessimo mescolare il colore acrilico soltanto con l'acqua, sicuramente lavorando con delle consistenze sottili, perché in fluid art vogliamo il colore molto fluido, dovremmo aggiungere e superare quella che sarebbe la soglia consentita per la diluizione del colore acrilico, che è circa il 25-30%, se non ricordo male. Superando questa soglia andiamo proprio a rompere dei legami del colore e quindi questi colori, i pigmenti, anche se sono di buona qualità, risulteranno sbiaditi, opachi e tenderanno a sbiadire anche ulteriormente nel tempo. E inoltre il medium favorisce e migliora l'adesione del colore alla superficie e migliora anche il fattore di sospensione. Che cosa vuol dire? Che mantiene il colore stabile durante la fase di asciugatura. O quantomeno ovviamente il più stabile possibile, perché poi vedremo che ci sono degli additivi molto reattivi, degli smalti molto reattivi che possono rendere comunque il colore instabile durante l'asciugatura, ma uno dei compiti del nostro medium è quello proprio di assicurare il posizionamento del colore sulla superficie durante la fase di asciugatura. Quindi alla domanda è fondamentale aggiungere un medium al nostro colore acrilico, la risposta è sicuramente sì. Poi è anche vero che ci sono tecniche avanzate dove si lavora con più strati di colore dove il famoso attivatore cellulare capita di poterlo diluire soltanto con un po' d'acqua, ma parliamo di una quantità minima e parliamo anche di una quantità minima di acqua rispetto al colore, ok? Quindi in linea di massima in fluid art serve mescolare il nostro colore con un medium. E ora iniziamo a vedere quali sono i medium. Io qui vi ho messo un po' di medium per noi europei, diciamo così, di uso, quelli un po' più diffusi, quelli di uso un po' più comune, e li ho messi un po' in scala di prezzi e di categoria. Allora, il medium più economico in assoluto al momento che io conosca è la colla, ok? Colla vinilica bianca. Quindi chiunque si cimenti per le prime volte con la fluid art si sa che
è difficile che i risultati siano brillanti fin da subito ed è normale buttare e sprecare tanto materiale e tanto colore. Per cui si cerca di optare per dei prodotti che non siano costosi, almeno per quel lasso di tempo che ci serve a impratichirci e a diventare, diciamo così, più abili e poter fare delle scelte diverse. Sicuramente la colla vinilica bianca è un'ottima scelta come prima scelta e va benissimo per tutte quelle tecniche che si utilizzano con il silicone. Quindi che sia la flip cap o tutti quei versamenti alternativi dove comunque aggiungete al vostro colore qualche goccia di silicone, si può tranquillamente utilizzare come medium la colla. Io qui ne ho 3 perché in casa avevo queste 3 e sono 3 colle viniliche. Ho una Giotto, una Vinavil per legno e un'altra Vinavil con etichetta azzurra. Sono tutte e 3 bianche. Questa è una normale colla vinilica. Queste credo siano entrambe poliacetilviniliche, sì, sono entrambe poliacetilviniliche con sicuramente una composizione un po' diversa perché questa è nata per il legno, questa è un po' più universale e funzionano tutte quante. Quella che forse mi piace meno è questa. Queste invece le utilizzo tranquillamente e come gusto personale trovo che abbiano una buona resa. Funzionano tutte? Potenzialmente sì, purché siano viniliche bianche, vi sconsiglio la colla trasparente, perché per la mia esperienza non ha una buona resa. E queste che ho provato più volte, insomma, mi sento di dire che funzionano molto bene e vanno miscelate con l'acqua, ma questo lo vediamo dopo. Poi abbiamo un'altra categoria di medium che sono i fissativi da muro. Le colle viaggiamo tra i 7 e gli 11 euro, un chilo di prodotto, quindi a oggi direi che tra quelli che conosco è tra i medium più economici. Poi passiamo appunto ai fissativi da muro. Cosa sono i fissativi da muro? Sono dei prodotti di sicuro non nati per le belle arti, e è un prodotto nato da aggiungere alla pittura murale per favorire l'ancoraggio alle superfici, alle vari tipi di pareti e superfici murali. E ne esistono veramente un'infinità di marchi e di tipologie e anche di tutti i prezzi. Io qui ne ho 3, ne ho uno che ho comprato tempo fa in una catena di negozi Obio Brico, non ricordo bene, ed è un fissativo da muro molto economico, ricordo di averlo pagato sui 9 euro, un litro di prodotto. Poi ho questi due di Max Meyer, e questo è un fissativo all'acqua, mentre questo è un fissativo acrilico. Ovviamente ne esistono tanti altri, io ho provato questi, quelli che preferisco però sono quelli di Max Meyer. Funziona anche questo, gusto personale, mi trovo meglio con questi due, trovo che abbiano una resa migliore. I fissativi da muro viaggiano su un prezzo che oscilla dai 9-10 euro, proprio quelli più economici, mentre questi vanno sui 13, 14, 15 euro circa, anche perché adesso è tutto un po' aumentato, quindi andranno sui 15 euro. Questo forse quello acrilico credo un pochino meno. Trovo che funzionino molto bene tutti e due e io li utilizzo non con tutte le tecniche, però per tutte le tecniche che richiedono il silicone come per la colla, ma anche per lo swipe o per il bloom, io mi trovo bene anche con i fissativi da muro. E la percentuale, quindi la proporzione che aggiungo è di una parte di colore e 2 parti di fissativo.
ma anche questo lo vedremo dopo. Altra categoria, o comunque più che categoria, è un prodotto che presento a sé, che è il Floetrol. Questo è il medium che io utilizzo di più. È versatile un po' per tutte le tecniche e forse per questo che lo prediligo, insomma, da un po' di tempo a questa parte vedo che mi oriento e utilizzo soprattutto il Floetrol. Parliamo del nostro Floetrol europeo, Ovatrol. Sappiamo che esistono anche il Floetrol americano e il famosissimo Floetrol australiano, che regala effetti speciali, ma a noi europei arriva decisamente a un prezzo proibitivo, per cui insomma io solitamente utilizzo questo. E soprattutto a me che piace giocare con gli smalti satinati e la Perle Pur, mi trovo bene con il Floetrol. Io per la Perle Pur utilizzo esclusivamente il Floetrol. Diciamo che è un medium già un pochino più costoso rispetto agli altri, fino a qualche mese fa si trovava a 20-21 euro al litro, adesso è già aumentato e si trova sui 23-25 euro al litro. Quindi è un pochino più costoso e vale la pena magari orientarsi su questo quando si è già fatto un po' di pratica con la fluid art, con le varie tecniche. Poi insomma ognuno si tara per le proprie tasche. È ovvio che sia per questo che per i fissativi da muro esistono anche dei formati quantità, perché vendono anche propri secchi da 10 litri, da 5-10 litri, e ovviamente acquistando la quantità il prezzo si abbatte, sia per i fissativi da muro che per il Floetrol. Anche per il Floetrol la concentrazione, la proporzione con il colore è una parte di colore, due parti di Floetrol. Ma dei colori, come ho già detto prima, ne parliamo dopo. Poi vi presento anche questi giusto per conoscenza e per capire che esistono anche tanti altri medium. Questo è il medium di Liquitex, è un medium brillante di assoluta alta qualità, ma costa veramente tanto. È un prodotto molto costoso. Io qui ho il secchiello da 1 gallone, che sono un po' meno di 4 litri. L'avevo comprato con un'offerta Black Friday tempo fa, perché costa davvero tanto e va sui 90 euro se non ricordo male, un secchiello così, e lo uso veramente con parsimonia. Se devo fare qualcosa di particolare o comunque lo uso così a squeeze, proprio uno spruzzo, quando preparo il white mix per creare le perle bianche. Diversamente mi oriento anch'io su prodotti un po' meno costosi. Poi ho qui il GAC 800 di Golden. Perché l'ho messo? Perché è un prodotto che sul web vedrete utilizzare da molti artisti americani e non. Non è un prodotto europeo, per cui anche questo è molto costoso, è già costoso di suo, a noi ovviamente arriva a un prezzo decisamente maggiorato. Io ce l'ho, lo uso con molta parsimonia e lo utilizzo soltanto quando devo fare qualcosa destinato alla vendita, quindi un'opera destinata alla vendita o l'esposizione in galleria. Se ne aggiunge circa un 25%, diciamo così, quindi una piccola parte, a solitamente il Floetrol e al colore acrilico. E a cosa serve? Sicuramente migliora tantissimo la resa del colore, ma viene utilizzato soprattutto per prevenire le crepe durante l'asciugatura e nel tempo, quindi diciamo che dà alla vostra opera, ai prodotti che utilizzate, una maggiore qualità e durata. E
io sui medium direi di aver detto l'essenziale, passerei quindi a parlare della preparazione dei colori e a capire come li utilizziamo. Ok, allora, eh, io per preparare i miei colori utilizzo sempre la bilancia. C'è chi magari prende un contenitore e divide in parti il contenitore stesso con un pennarello. Io preferisco utilizzare la bilancia. Quindi accendo la mia bilancia, utilizzo un barattolo di vetro per preparare il medium con la colla, perché così dopo posso chiuderlo e conservarlo più a lungo. Quindi lo preparo direttamente qui. Quindi azzeriamo la nostra bilancia. L'altra volta per la flip cup ho utilizzato una concentrazione 60 colla e 40 acqua. Oggi farò un 70 colla e 30 acqua. Ok, apriamo. Tolgo eventuali residui secchi perché non voglio che mi cadano dentro. Ok. Quindi per fare un conto pari adesso metto 70 grammi di colla nel mio barattolo. Ecco, 71, ma non importa, va benissimo. Non siate rigidi, nel senso che non cambia assolutamente nulla se cambiano di poco le proporzioni. E quindi 30 di acqua. Ok. Spostiamo la nostra bilancina e iniziamo a mescolare. Mescolo bene perché adesso siamo in una stagione un po' più fredda e la colla è un po' più dura, tende un po' a, cioè fa un po' più fatica, diciamo così, a miscelarsi, deve essere solo mescolata un po' di più. Ok. E vedete che il vostro medium è pronto. Ok, io adesso lo chiudo con il tappo e ho il mio medium pronto da aggiungere al colore. E abbiamo detto che la quantità di medium per l'acqua, per questa miscela qui di acqua e colla, non è una parte di colore e due di medium, come faccio con il Floetrol o con i fissativi da muro, perché qui c'è già l'acqua dentro, per cui semplicemente prendete un tot di colore, quello che volete, e poi aggiungerete medium tanto quanto sarà necessario a raggiungere la consistenza che desiderate. Ok? Quindi sarà diversa la quantità necessaria di medium da aggiungere al colore per ogni colore, perché i colori hanno densità differente tra di loro. Quindi ci saranno colori magari più simili, quindi ci andrà una quantità simile di medium, altri che magari, vedete, sono molto corposi, molto spessi, ce ne andrà di più. Quello che dovete ricreare è la stessa consistenza in tutti i colori che andate a preparare, ok?
e questo è il nostro medium con la colla. Archiviamo la colla e prepariamo un colore con, in questo caso, il Floetrol. Ok? Allora, io utilizzo questa bottiglietta, perché poi mi trovo meglio, oddio, sto facendo, ok, metto il Floetrol qua dentro e utilizzo un colino, un piccolo colino, perché il Floetrol, soprattutto il nostro Ovatrol, tende a fare grumi o filamenti, e quindi onde evitare che cadano poi nella miscela del colore, io lo filtro con un colino. Quindi gli do una mescolata così, apro e verso. Ok. Per i fissativi da muro dipende che fissativi usate. Alcuni, soprattutto se è da un po' di tempo che li avete lì aperti, vi consiglio di colarli come sto facendo ora con il Floetrol, perché anche nei fissativi da muro a volte si possono trovare grumi, o parti, diciamo così, un po' più dense. Quando vedete grumi o addensamenti, utilizzate un colino, perché sennò andate un po' a rovinare la vostra opera se vi cadono dentro. Ok, questo lo spostiamo, io chiudo il mio flacone e così sono pronta per, non so se è un po', se appena avrò vuotato lo dovrò rilavare. Ok, questo è il mio flacone col Floetrol e ho i miei medium pronti. Ok, ok, allora riprendiamo la nostra bilancia e prepariamo un paio di colori con il nostro medium colla. Accendo la bilancia. Questi sono colori, vedete, economici della marca Tedi, 1 euro, vabbè, sono da 75, non sono, però anche per iniziare, fare un po' di prove. Questo è un giallo fluo ed è molto liquido, perché sono nei colori economici, a volte succede, no? Sono già molto diluiti. Adesso metto 10 grammi. Sicuramente mi servirà poco medium, perché già lo vedo già quasi a posto così, quindi 10 grammi. Ho messo 10 grammi di colla. Vedete, questo è già talmente fluido come colore che direi di essere già arrivata alla consistenza che mi interessa.
cioè 10 grammi di medium per 10 grammi di colore, quindi una parte di fatto, però questo è già molto 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 fluido, non so se si vede, è già molto fluido di suo. Ok, prepariamo l'altro. E sempre un altro colore acrilico economico, colore diverso, una marca diversa, e vedete che, cioè, questo è decisamente più spesso, speriamo di, con 10 grammi, di avere abbastanza medium. Ok, sono sempre 10 grammi. Grammi di colore, come ho messo qua. Andiamo a mescolare. Vedete che siamo ancora molto lontani dal raggiungere la consistenza del giallo, quindi in questo caso ne devo mettere di più. Altri 10 grammi. Ne serve ancora, Ne serve ancora. Ok. Ne serve ancora un po'. Ok, vedete che ci siamo, ma quello che volevo farvi capire è che per raggiungere la stessa consistenza con questi due pigmenti differenti, qui che era già un pigmento molto di suo diluito, ho dovuto mettere pochissimo medium, cioè 10 grammi per 10 grammi di colore. Qui invece ho messo per 10 grammi di colore circa 35 grammi di medium, ok? Ho volutamente utilizzato due pigmenti dalla densità molto diversa, però questo è per farvi capire che in qualsiasi marchio, qualsiasi pigmento troverete differenza di densità tra i vari colori, i vari pigmenti, per cui richiederanno in questo caso quantità differente di medium, perché l'acqua contenuta è già nella nostra colla, per cui aggiungo più o meno medium, ok? Invece per il Fluetrol metteremo sempre una parte di colore, quindi 10 grammi di colore,
per qualsiasi pigmento, 20 di Floetrol è quello che andrà a cambiare la quantità di acqua aggiunta, ok? Quindi li mettiamo qui. Adesso archiviamo il nostro medium colla. Adesso prepariamo due colori con il Floetrol invece. Accendo la bilancia e partiamo con questo azzurro qui, questo nuovo, togliamo, ok. Qui metterò 20 grammi di colore, perché qui me ne servono poi di più, quindi metto 20, ok, 20 precisi. E ne metto 40 di Floetrol. Precisi di Floetrol. Mescoliamo. Ok, adesso andiamo a zero la bilancia. Ricordate che abbiamo utilizzato 20 grammi di colore e 40 di Floetrol, quindi adesso andiamo ad aggiungere acqua per raggiungere la consistenza desiderata. Cerco di andare, ok, ho aggiunto 10 grammi per ora, vediamo. Ne serve ancora. Non voglio esagerare, adesso sono a totale 16 grammi di acqua. Voglio una consistenza molto sottile, piuttosto sottile, quindi ne aggiungo ancora. Sono a 20 grammi totali di acqua per questo azzurro qua. Allora, mi serve altra acqua, però siccome inizio ad avvicinarmi alla consistenza che desidero, io aggiungo acqua con questa bottiglietta che mi aiuta a dosarla meglio. Vedete che ho messo, ecco, 2 grammi in più. Ne serve ancora qualcuno. Altri 2 grammi. Allora, direi che ci siamo. Questa è la consistenza che mi interessa. In questo azzurro abbiamo messo 20 grammi di colore, 40 di Floetrol e praticamente 24 grammi di acqua. Ok? E mettiamo qui l'azzurro. Ora azzeriamo la nostra bilancia e andiamo a preparare questo rosa qui.
è nuovo anche lui, sono della stessa marca, e stessa cosa, vado a preparare 20 grammi di colore. Ok, 20 grammi di colore. Come prima aggiungo 40 grammi di Fluitrol. Giusti. E non ho preso il bastoncino, aspettate che prendo. E andiamo a mescolare. Ok, ovviamente anche qui è molto spesso, dobbiamo aggiungere acqua. Azzero la mia bilancia e inizio ad aggiungere un po' d'acqua. Vado 10 grammi per volta, anche se, ecco qua per esempio me ne sono scappati 12, quindi teniamo il conto. Mescoliamo bene. Ce ne vogliono sicuramente ancora. Siamo a 20 grammi. Siamo a 24 grammi. Qui ne serve ancora un po'. Quindi abbiamo già raggiunto la stessa quantità di acqua, ma qui non ho ancora raggiunto la stessa consistenza, quindi mi serve altra acqua. Inizio ad avvicinarmi, quindi vado con questo. 2 grammi, ma secondo me ne servono anche di più, 3 grammi. Ancora poco. Allora, siamo a 28 grammi e direi che ci siamo. Allora, qui ho utilizzato due pigmenti ovviamente diversi della stessa marca. Sono colori che non conosco ancora benissimo, però vedete che l'azzurro ho messo 24 grammi di acqua, nel rosa, questo rosa qui, ne ho dovuti mettere 28 per raggiungere la stessa consistenza. Vi dico già che se avessi preparato l'azzurro chiaro di questa marca qui, che già l'ho provato, è molto spesso, quindi probabilmente avrei superato i 30 grammi di acqua per raggiungere la stessa consistenza. Ok? Quindi per la preparazione del nostro medium con la colla aggiungiamo tanta miscela quanta c'è necessaria per raggiungere la stessa consistenza tra tutti i colori. Quindi questo era già un pigmento molto liquido di suo, quindi ne ho dovuto aggiungere veramente poco. Questo invece era un pigmento molto molto spesso, cioè vi dirò che qua ne è da aggiungere ancora perché è ancora troppo spesso. E vedete che anche la quantità ottenuta è decisamente diversa per ottenere la stessa consistenza, perché il vostro focus è il raggiungimento di una data consistenza. Ok. Invece per il Fluitrol, e questo vale anche per i fissativi da muro, io metto una parte di colore, 2 parti di Fluitrol più acqua al raggiungimento della consistenza desiderata e vedete che nei colori la quantità di acqua cambia. Ok? Questo è il concetto da tenere presente, quindi ciò che vi interessa
è la consistenza che dovete preparare. Su tutto il resto andrete a giocare di quantità e in questo caso con la colla la quantità che cambia è proprio la quantità di medium, perché già l'acqua è contenuta qui. Col floetrolo, con i fissativi da muro, comunque con qualsiasi altro medium che mettete in quantità fissa per ogni colore, quello che andrà a cambiare è la quantità di acqua aggiunta per raggiungere una consistenza uguale per tutti i colori. Ok? Spero di essere stata abbastanza chiara e che questo vi sia di aiuto per iniziare a fare le vostre prime colate. Buon lavoro e buona fluidarte a tutti!